ben ritrovati! Oggi io e Daniele prepareremo una ricetta tipica della cucina italiana, le lasagne. Per farlo ci serviranno degli ingredienti per il ragù, gli ingredienti per fare la pasta appunto tirata a mano e poi gli ingredienti per la besciamella. Partiamo dal ragù, ci serviranno per il trito il sedano, la carota e una cipolla, dopodiché ci servirà la carne trita, metà deve essere di maiale e metà di vitello, del vino rosso, dell'olio e del burro, del brodo che noi abbiamo fatto facendo bollire delle verdure e della passata di pomodoro. Per fare la pasta invece utilizzeremo della farina di semola, della farina 00, del sale, dell'olio, un po' d'acqua e chiaramente le uova. Infine per la besciamella ci serviranno burro, latte, farina e della noce moscata. Benissimo, il procedimento è un po' lungo, quindi direi di partire. Per prima cosa ci dedicheremo al ragù che deve cuocere per almeno 2 ore. Iniziamo preparando il trito per il soffritto, quindi tritiamo sedano, carota e cipolla. Procediamo mettendo in una padella un po' d'olio, un po' di burro e facciamo appassire il trito. Lasciamo passare il trito per almeno 10 minuti, poi aggiungiamo la carne che andiamo a sgranare con una forchetta direttamente nella pentola. Ora che la carne ha lasciato andare tutti i suoi succhi, mettiamo anche il bicchiere di vino rosso che poi facciamo evaporare. Evaporato, adesso aggiungiamo la passata, dopodiché abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per almeno 2 ore coprendolo e aggiungendo il brodo ogni volta che il sugo si restringe troppo. Ok. Copriamo il nostro ragù che adesso cuocerà, come dicevo, per almeno 2 ore. Nel frattempo noi possiamo iniziare a preparare la pasta che prepareremo appunto utilizzando le 2 farine, quella di semola e quella 00, le uova, l'acqua, il sale e andremo ad impastarlo. Siamo pronti per preparare la pasta e per prima cosa andremo a pesare 250 g di farina 00 e 250 g di farina di semola setacciate. Poi all'interno del contenitore creeremo una fontana e al centro metteremo un uovo per ogni 100 g di farina, quindi nel nostro caso 5 uova, più un rosso. Aggiungeremo anche un po' d'olio, un cucchiaino di sale e un po' d'acqua e andremo ad impastare. Perfetto, adesso mettiamo la pasta dentro la pellicola e la facciamo riposare per almeno un quarto d'ora. Intanto il ragù sta ancora ovviamente cuocendo e stiamo continuando ad aggiungere il brodo ogni volta che è necessario. La pasta è riposata per un quarto d'ora, abbiamo montato la nostra macchinetta Dantan Imperia modello SP150 che ci ha prestato gentilmente la mia mamma e che avrà più o meno la mia età, se non qualche anno di più. Siamo pronti quindi a tirarla e a trasformarla in sfoglia che poi faremo riposare un altro po'. Questo è il momento della verità.
completamente pronto. Adesso dobbiamo accendere il fuoco sotto l'acqua perché andiamo a sbollentare la pasta. Perfetto. Dopodiché accendiamo anche il forno a 180 gradi in modo che sia caldo e in temperatura quando andremo ad assemblare le lasagne e le cuoceremo. Ricapitoliamo, abbiamo fatto sbollentare le lasagnette che adesso stanno riposando dentro dei canovacci proprio lì, il ragù è pronto, il forno è acceso, dobbiamo solo più preparare la besciamella e per farlo ci serviranno 100 g di burro, 100 g di farina setacciata, 500 g, cioè mezzo litro di latte e della noce moscata e del sale. Iniziamo facendo sciogliere il burro, dopodiché aggiungiamo la farina, nel frattempo facciamo anche scaldare il latte e dopo andremo a mischiare tutto insieme. Ci siamo al momento della verità, stiamo per assemblare le nostre lasagne, gli ingredienti sono tutti pronti, adesso non ci resta che fare i vari strati, aggiungere del parmigiano grattugiato e mettere in forno. Procediamo. Ci siamo al momento di infornarle a 180 gradi per almeno 20 minuti e poi le nostre lasagne sono pronte. Yeah! Ed ecco qui le nostre lasagne pronte per essere impiattate. Ammiriamo le nostre favolose lasagne, ci abbiamo messo tutto il pomeriggio ma ora sono pronte, non vediamo l'ora di assaggiarle. Se questa ricetta vi è piaciuta, non dimenticate di cliccare mi piace e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Vi ricordo anche che sul blog troverete la lista di tutti gli ingredienti necessari insieme ad altre immagini delle lasagne pronte e il link al mio blog è nella info box qui sotto. Per oggi è tutto, noi vi diciamo buon appetito e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!